E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti in mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Vi do il benvenuto e innanzitutto questa voglio dirvi che è la penultima video pillola. Da gennaio cambia tutto. Tutto ciò che cambierà ve lo andrò però a dire nel prossimo video, il quale sarà l'ultima video pillola dell'anno. Quindi preparatevi e mi raccomando di non perdervelo. Qualche spoiler però posso già darvelo. Innanzitutto nel 2021, cioè la stagione aurifera 2021, sarà ricchissima di eventi. E soprattutto sono molto felice di dirvi che finalmente riuscirò ad avere un mio studio di registrazione. Questa sarà una enorme conquista perché ho tantissima attrezzatura, non solo video, ma soprattutto proprio attrezzatura che vedrete in questi video sparpagliati in queste settimane di dicembre, per raffinare l'oro, per arrivare da, ad esempio, un concentrato fino a ottenere le pagliuzze d'oro. Macchinari esotici, macchinari americani, ho tantissima roba sparpagliata per casa, non so dove metterla e soprattutto non so dove cavolo registrare le mie puntate e i miei video. Ecco, dal prossimo anno questo cambia. Avrò la possibilità di avere un mio studio, sarà più semplice fare delle live, sarà più semplice proprio anche a invitare alcune persone a parlare, quindi fare delle interviste piuttosto che dei documentari. Capite che cambierà tutto. Oggi voglio dirvi, ho finalmente trovato un piatto che dal mio punto di vista vi consiglio. Ciò non vuol dire che è perfetto o esente da difetti, ma io vi consiglio questo piatto non solo per il costo, ma più che altro per la leggerezza, per la dinamicità, il fatto che potete portarlo in uno zainetto e quindi averlo sempre con voi, quindi semplicemente è ergonomico, e soprattutto perché pesa poco una volta che mettete dentro tutta quella ghiaia e quella sabbia. Fidatevi che piatto grosso non significa tanto oro, significa anche tanta fatica, e questo dovete sempre tenerne conto. Prima di fare questo piatto e di farvi vedere che piatto è, voglio solo dirvi, sottolinearvi come io non ricevo nessuna affiliazione né marchetta dalla ditta citata, cioè la XP, una ditta francese. Semplicemente io voglio dirvi che questo piatto, che al momento attuale ne ho un paio, proprio anche qua che sto provando, mi ci trovo molto bene e quindi voglio consigliarlo a tutti coloro i quali volessero iniziare a cercar loro, perché costa relativamente poco. Questo è il piatto incriminato, un piatto in plastica blu, qua dietro avete le marche, ma soprattutto fondo piatto, quindi non è un piatto conico, ma quello che è più importante è gli scalini, ragazzi, ha un sacco di scalini. Allora, l'ordine degli scalini non ho capito, cioè a mio parere bisogna anche un po' drogarsi per mettere degli scalini che non siano in ordine. Comunque, allora, sui lati c'è un sacco di roba, andiamo a parlarne brevemente. Allora, voi questo strumento come lo usate? Allora, siete al fiume, volete vedere se ci sono dei minerali pesanti. L'oro è uno dei minerali più densi che si possono trovare nel fiume, quindi lo trovate in particolari contesti, ne ho già parlato in altri video. Quindi andate a prendere un po' di quel terriccio, un po' di quella ghiaia, la mettete qua dentro. La mettete nel fiume, scuotete bene, quindi tutto si satura in acqua, l'oro è pesante e va al fondo. A quel punto iniziate a lavare e pian pianino il sedimento scivolerà all'interno del torrente. L'oro rimarrà intrappolato nell'angolo più depresso. Quindi se il petto fosse inclinato sarà proprio questo angolo qua. Allora parliamo degli scalini di questo piatto. Ce ne sono tre tipologie. Ci sono quelli più mordenti, meno mordenti e di rifinitura. Mi spiego subito. Allora, questi sono gli scalini più mordenti. Vuol dire che semplicemente ce ne sono solo pochi, sono 5, servono per sgrossare il sedimento. Quando arrivate a ottenere circa mezzo bicchiere di sedimento rimasto, molto scuro, ricco di magnetite, granato, altri minerali pesanti e si spera un po' di oro, si andranno a utilizzare invece questi scalini meno mordenti, i quali sono anche già proposti in altri piatti, ad esempio quelli della Minelab che uso. Sono leggermente più profondi questi scalini qua. L'idea degli scalini è sempre la stessa, cioè andate semplicemente a far sì che l'oro si incagli in queste trappole, le quali offrono proprio un ostacolo al flusso dell'oro dall'interno del piatto verso l'esterno. Sostanzialmente fanno sì che l'oro non torni nel fiume e rimanga all'interno del vostro piatto. Questi scalini meno mordenti funzionano anche fin dall'inizio, ragazzi, non vi preoccupate. Non si tratta di fare la procedura in tutte le sue fasi che vi dico perfettamente. Ci sono tanti modi per arrivare alla stessa soluzione, ma vi dico principalmente questi scalini che sono mordenti, io li uso all'inizio, questi uso verso la fine,
questo piatto aggiunge qualcosa di molto interessante all'equazione. Aggiunge un fondo grippato a squama, sembrano un po' la pelle di un serpente, potete anche un po' intravederlo, e serve soprattutto nelle fasi finali, quando avete solo più mezzo cucchiaio di sedimento, difficilissimo separare rispetto alle pagliuzze. Questo fondo, ragazzi, è eccezionale, l'ho provato ed funziona veramente bene, non lo trovate in nessun altro piatto. E poi ovviamente c'ha anche una parte di fondo liscio, il quale però c'è il logo, io queste cose dico, ma se lei ci ha messo il logo dietro, no? No, perché me lo metti davanti, che a me dà qua fastidio che devo usare il piatto per cercare l'oro? Non metterlo, no? Non metterlo. Ecco, vedete che mi esce un po' la vena polemica alle volte, perché fanno degli strumenti belli, non tanto costosi, hanno anche dell'inventiva, come questo fondo grippato, e si perdono nelle piccolezze, cioè rendono uno strumento veramente con potenzialità banale. E io mi arrabbio su queste cose qua, perché dico, sei arrivato fino lì, non riesci a fare quel passo in più. Capisco che qua ci sono magari anche delle richieste di brevetti, c'è un sacco di roba, ma guardate dietro quanto è invasivo il logo, tutte le varie scritte. Cioè non bastava questo qua dietro. Fatemi sapere anche la vostra qua sotto nei commenti. Sono io forse un po' polemico, però il discorso è che dico, caspita, avete fatto 99, fate 100. Comunque quello che a voi qua serve sostanzialmente sono questi scalini, questo fondo grippato e ovviamente il fatto che il piatto è tronco conico, cioè è un cono troncato. Questo fondo piatto vi serve un sacco e sono contento in generale perché è veramente un fondo ben fatto, ben strutturato, non ci sono linee di fusione evidenti se non solo in questo punto qua. A volte i piatti hanno delle linee di fusione che ti puoi togliere con la carta vetro, questo invece non ce l'ha. Mi piace molto questo punto di vista. E inoltre una cosa che non ho detto ha anche ovviamente un pezzo di fondo liscio, che serve sempre il fondo liscio, è quello in cui se non siete capaci prendete più oro, sia chiaro, però alla fine serve molto perché il grip figo, tanto figo questa roba qua, però spesso e volentieri quando l'oro è veramente molto molto fine il grip addirittura è elevato rispetto a quello che voi serve, e quindi io mi trovo a usare il fondo piatto e soprattutto il lato piatto. Ovviamente in questi contesti vi consiglio sempre di mettere un piatto anche sotto che raccolga proprio i sedimenti che andate a scartare, e quelli una volta all'anno vi trovate poi, come in altri video che io ho fatto, proprio per lavarli e tirarci ancora fuori magari mezzo grammo, un grammo, dipende, oppure lasciate lì, lavate una volta ogni 5 anni, uscite fuori magari con 1 grammo o 2 grammi. Il mio consiglio è non buttate via mai niente. Torniamo comunque al piatto. Allora il piatto è un piatto di medie dimensioni, non è grande, non è piccolo. Ha tanti strumenti all'interno, molto comodi a mio parere, alcuni più, alcuni meno. Potete ad esempio andare a catturare le pepite più grandi con questi scalini, potete invece andare a raccogliere pagliuzze più fini con questo grip. Potete andare a vedere il fondo dei vostri risultati proprio grazie al fatto che è un piatto tronco conico. E questo circa per 15 euro. Mio parere è quasi un must have per tutti quelli che vogliono iniziare a cercare l'oro nel 2020 e adesso nel 2021, e questo ve lo tenete in macchina, ve lo tenete nello zaino. Avete un dubbio se quel torrente che state passeggiando c'è un po' di oro? Prendete il piatto, provate. E bisogna sempre provare. Io spesso vedo che i neofiti comprano quasi alla seconda uscita la canaletta. Ragazzi, il piatto è lo strumento più importante del cercatore d'oro. Potenzialmente uno potrebbe diventare un bravissimo cercatore d'oro solo con questo e con una provetta che potrebbe essere un qualsiasi contenitore per mettere le pagliuzze o le pepite a fine giornata. Quindi non è un discorso di quanto costa la ricerca dell'oro, cioè gli strumenti, è un discorso neanche di quanto lavi più ottieni, c'è anche quel discorso. Ok? C'è anche quel discorso. Ma io quello che continuo a sottolineare è importante trovare il posto giusto prima di mettere su una coltivazione. Sostanzialmente per una questione di numeri. Andate al fiume a caso, scavate, lavate. Certo qualcosa esce fuori. Ma è soddisfacente? Cioè voi avete idea di quanto oro ci sia lì dentro? Di quanto state perdendo? Dove poterlo trovare? No, e di conseguenza andate sostanzialmente a cercare i posti degli altri. Ecco, questo è proprio quello che io tedio e odio. Cioè, il discorso è che la ricerca dell'oro è bella proprio perché potete trovarvi anche voi il vostro posto. C'è un sacco di oro a trovare in Piemonte, è ben nascosto, ma con tutti gli strumenti è possibile trovarlo. E alle volte basta solo un piatto, circa 15 euro. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando di non perdervelo perché parlerò di tutte le novità del 2021. Ciao ragazzi!